Ciao, sono un ingegnere e costruisco cose che funzionano. Oggi costruiamo un letto a soppalco fai da te. Ciao a tutti e bentornati. Finalmente il letto a soppalco è finito. Se non ho dimenticato nulla, stasera si dorme su. Sono passati 7 mesi da quando ho iniziato a costruire e in 7 mesi è successo veramente di tutto nella vita mia e in quella della mia famiglia. Ho speso tanto e tanto tempo sul letto, ne parliamo già da un paio d'anni. Questi sono i primi disegni, acquarellati per farli sembrare più fighi. E questo sono io quando non avevo ancora i capelli bianchi. E il progetto stesso è cambiato 1000 volte, prima nella mia testa e poi sulla carta, fino a quando abbiamo deciso che il momento giusto fosse arrivato. Nella mia testa le idee si evolvono e cambiano continuamente forma. Poi arriva il momento in cui dici ok, questa è la versione giusta, mettiamo le mani al lavoro. E le mani al lavoro le ho messe davvero, a partire da un paio di tavoloni riciclati da una vecchia pensilina. Questo legno quindi ha una storia e questa è una cosa che personalmente mi piace molto, anche perché da un punto di vista ecologico ed educativo è un esempio perfetto, è un valore che voglio trasmettere a mio figlio. E qual è il miglior modo di passare qualcosa ad un bimbo se non facendogli ravvivere sulla sua pelle? Qualcuno, quel simpaticone di mio padre in versione Umarell, mi ha detto ma se prendevi un letto a castello pronto non facevi prima? Sì, certo, ma questo non è un letto, è una scuola di vita, per me e per Lorenzo, che già vuole andare a scuola a dire ai suoi compagnetti che ha un letto tutto nuovo, alto alto. E poi questo letto è fatto di legno vero, quello degli alberi, non con segatura incollata. E poi ancora sono stato attento a tanti aspetti di cui spesso, anche nei mobili comprati, ci si dimentica. In primis la sicurezza, sia in fase di lavorazione che poi in fase di utilizzo. Arrotondiamo tutti i bordi? Sì! E l'ergonomia, questa sconosciuta. E poi ho levigato quanto ho levigato e solo adesso mi accorgo che ci sei. Per fare un albero ci vuole un fiore e tu allora regalami un fiore. E alla fine arriva mamma con i suoi colori. Comunque tutti questi aspetti li ho approfonditi fino alla noia negli scorsi video, quindi se sei arrivato qui senza ancora averli visti ti invito ad andarti a dare un'occhiata e se ti sei perso qualche video allora iscriviti al canale e spunta il tastino con la campanella così non ti perderai i prossimi video. E ora che il lavoro è finito, in realtà non è ancora finita, la partita finisce quando l'arbitro fischia. Qualche volta le cose vanno lentamente qui sulla terra, più spesso però le cose vanno velocemente, quindi devi usare bene il tuo tempo. Sarà passato prima di rendertene conto. Capirai tante cose per conto tuo e ricorda sempre di lasciare delle tracce per gli altri. E questa è la traccia che lascio a te. Buonanotte, amore mio. Come dicevo, ancora non ho finito, anzi è rimasta una gran quantità di lavoro da fare. Negli ultimi 2 mesi e mezzo praticamente non ho fatto altro che levigare. Dalle nostre parti si dice la masculiata finale. Avete presente i giochi d'artificio quando ci si avvicina alla fine dello spettacolo e gli artificieri sparano qualsiasi cosa, botti grandi, botti piccoli, tanti colori e gran baccani. Ecco, questa è la masculiata finale e se non ho dimenticato nulla, finalmente ci siamo. E fu sera e fu mattino ed arrivò il momento di fare un po' di spazio per il letto nuovo. Se ve lo state chiedendo, quella casetta non l'ho fatta io. All you can. Che siamo qui facciamo una bella pulizia. Oh how I want to break free. Fatica si pulito no. E che ci siamo diamo anche una bella pulita ai vetri e facciamo anche entrare un po' di luce. Lo so, adesso mi bacchetterete per aver pulito i vetri senza occhiali di sicurezza, maschera con i filtri adeguati, tensioattivi anionici, guanti in lattice, eccetera. Touché a leggere il contrappasso. Visto che sto facendo il massaio, ne approfitto anche per fare un po' di spesa. E poi mi inzettisco un po'. Lo prometto. L'ho promesso. Ok, sto ricominciando a montare e non ho detto nulla.
Ok, questa la devo proprio dire. Il letto è molto rigido e non riesco a spostarlo, quindi ho fatto quello che in fisica si chiama trasformazione quasi statica, o detto da noi, effetto Benny Hill. Tanti piccoli spostamenti impercettibili che però alla fine danno i suoi frutti. Ok, ho mentito, continuerò lo stesso a parlare e a dire fesserie. Uno degli ostacoli che noi maschietti abbiamo, almeno così ci dicono, è la comunicazione, soprattutto se parliamo di comunicare sentimenti e passioni, soprattutto verso le persone che amiamo davvero. E soprattutto se la nostra intelligenza è più spostata verso manualità o creatività, o siamo dei maledetti nerd che sanno tutto sull'equazione di Fourier ma che hanno difficoltà a mettere due parole in italiano una dietro l'altra. Beh, in realtà il problema non è comunicare, ma la lingua che utilizziamo, e questa nostra passione per il legno, per la costruzione, può essere un modo per comunicare con i nostri figli. Questo letto mi piace perché è insieme un'opera d'arte, intesa come qualcosa costruita con le mani, e un'opera di ingegno, intesa come qualcosa che è stata pensata per risolvere un problema, che è poi il principio stesso del design. Chiariamoci, non è che sia un pezzo da esporre nei musei, ha tantissimi difetti, tanti piccoli dettagli, ma dentro al letto ci sono le rotelle del mio cervello e allo stesso tempo il sudore delle mie mani. E poi ancora, questo letto mi piace perché è un alfabeto, è un linguaggio, è un mezzo di comunicazione. Mio figlio ha partecipato alla costruzione, vabbè, non avrà lavorato tantissimo, però ha imparato che da un foglio di carta può nascere qualcosa di grande, anzi dal suo punto di vista di enorme. Il letto è un oggetto carico di valori e se possibile è proprio questo che voglio passare a mio figlio. Alla fine tutti i bimbi impareranno a leggere e scrivere, forse, ma quello su cui posso fare la differenza io è questo, passare il valore di costruirsi una cosa da sola. Il valore di pensare che un'idea, un disegno non è solo un'idea, ma qualcosa che si può realizzare, può diventare un oggetto fisico. Ecco, per questo ho costruito un letto invece di comprarlo, perché questo è il mio modo di comunicare. Comunicare la mia passione, il mio amore per mio figlio. Ok, e dopo tanti concetti profondi è arrivato il momento di riportare tutto terra terra, continuando a dire fesserie. E finalmente è arrivato il momento centrale di questo video, cioè il tutorial per soli uomini su come si utilizza un ferro da stiro. Questa è l'impugnatura, questa è la parte che si riscalda, non toccatela, da qui esce il vapore. Volevo prendere il Parkside, ma lo sapete, è troppo per hobbisti, con quella cifra sicuramente ci saranno le pietre dentro la scatola, meglio un DeWalt, chi più spende meno spende. E poi anche il soft start. E adesso lo so che mi direte, ma per usare il ferro da stiro devi usare gli occhiali di sicurezza, la maschera antipolvere, le cuffie. Perché scusate, secondo voi com'è che sto stirando? Ultima cosa che rimane da fare è bloccare la struttura a parete. Il letto è abbastanza solido, devo dire, ma come tutte le strutture esili ondeggia un po', soprattutto quando ci sali sopra. Allora sfrutto quelli che si chiamano isolatori sismici. Se abbiamo una struttura, diciamo un palazzo, quando arriva una scossa di terremoto il terreno vibra e la struttura di conseguenza inizia a vibrare. Un isolatore sismico invece isola la struttura dalle vibrazioni del suolo. L'isolatore di per sé è un oggetto abbastanza stupido, è composto da degli strati di neoprene, che è essenzialmente una gomma, e questi strati si stirano a destra e a sinistra e smorzano un po' le vibrazioni. Ecco, io farò esattamente la stessa cosa, utilizzando compensato e gomma. Il compensato dà la resistenza e la gomma attutisce le vibrazioni. Così il letto potrà ancora subire delle micro vibrazioni, pensate ad un bambino che salta sul letto, senza però passare le vibrazioni al letto e quindi senza distruggere il tassello e la parete. E in più il letto rimarrà fermo e immobile e non ondeggerà più. Alla fine un bel tassellone da 10, rondella, un'altra rondellina di gomma, effettivamente la gomma la potevo prendere bianca o magari rossa invece che arancione, e abbiamo fatto. A proposito, momento ipocondria, lo sapete che dovete tassellare a parete anche gli armadi, vero? Ok, domenica pomeriggio sapete cosa fare, ottima scusa per evitare il giro al centro commerciale. E abbiamo finito! È bellissimo, ma come faccio a salire se non ci sono ancora le scale? E alla fine, come avete visto, qualcosa me l'ho dimenticato per davvero. Comunque poco male, nelle prossime puntate, no, nella prossima puntata una e basta, costruisco la scala che sarà anche una libreria per mettere tutti i libri che ci sono in cameretta e mettere un po' di ordine.
Per il resto, se ti sei perso qualche episodio della costruzione del letto, ti lascio giù il link di una playlist con tutti i video della costruzione del letto. Se sei interessato al progetto lo pubblicherò fra qualche giorno sul mio Patreon come gli altri progetti. Se ti è piaciuto il video metti un bel mi piace, lascia un commento che mi fa sempre piacere e se sei arrivato fin qui e ancora non sei iscritto al canale, che ci aspetti? Clicca qui.